Riprendiamo la nostra visita di Stoccolma ed ecco in lontananza il simbolo della città, il suo municipio. Costruito con 8 milioni di mattoni rossi, il palazzo del comune di Stoccolma è stato ultimato nel 1923 e l'architetto si è ispirato ai palazzi rinascimentali italiani. La visita si può fare solo a piccoli gruppi con la guida che parla svedese oppure inglese. Dopo l'ingresso si entra nella sala blu, ovvero, secondo il progetto originario, doveva essere blu, ma quando l'architetto ha visto l'effetto dei mattoni rossi, cambiò idea rinunciando al colore, ma lasciò il nome blu alla sala. La consegna dei premi Nobel si tiene il 10 dicembre di ogni anno presso la Concerthuset, mentre in questa grande sala si riuniscono i Nobel premiati, la famiglia reale e tutti gli invitati per il banchetto. Una grande cena per 1300 persone. Per l'occasione la sala viene decorata con fiori provenienti da Sanremo, la città in cui morì Alfred Nobel. Questa sala viene comunque usata anche in altre occasioni culturali. Salendo le scale al piano superiore si accede alla sala nella quale si riuniscono i 101 membri del Consiglio Comunale, che ha anche 2 tribune per 200 persone, visto che le riunioni sono aperte al pubblico. Il soffitto della sala è costituito da una volta a crociera composta da 100 tramezzi. Proseguendo la visita attraversiamo la Galleria del Principe con numerose colonne in diabase e arriviamo al Salone Dorato. Le pareti di questa sala sono rivestite da un mosaico di 18 milioni di tessere in vetro e oro e sulla parete di fondo è stata rappresentata Stoccolma. La città, regina del Malaren, viene onorata sia dall'Oriente che dall'Occidente. Ogni anno in questa sala si tiene il ballo che segue il banchetto in occasione dell'assegnazione dei premi Nobel. Ma la visita al municipio non può dirsi completa senza aver scalato la sua torre. Alta 106 metri, la salita è di 365 gradini, ma quando sarete in cima potrete godere di un meraviglioso panorama su tutta la città. Il centro di Stoccolma si può visitare tranquillamente a piedi, ma molte cose interessanti si trovano fuori dal centro e così potete acquistare una ASL card per 1 o più giorni. Con questa card potete usare autobus e metropolitana, ma anche i traghetti che permettono di raggiungere le isole più lontane da Gamla Stan. Noi abbiamo approfittato della card per andare a Dune Garden, un'ottima occasione per vedere la bellezza della città anche dal mare. Sull'isola verde per eccellenza è stato realizzato il Vasa-museet, costruito intorno ad una nave da guerra costruita nel 1600. Purtroppo, il 10 agosto 1628 questa nave affondò nel porto di Stoccolma, pochi minuti dopo essere partita per il suo viaggio inaugurale. Nel 1961 però, dopo 333 anni trascorsi sul fondo del mare, il relitto è stato recuperato, restaurato ed esposto al pubblico in questo museo.
Le fasi del recupero del relitto sono state lunghe e faticose, come viene spiegato in un video proiettato in varie lingue. Alla fine, questa nave è stata riassemblata come un gigantesco puzzle di 14.000 pezzi ed è composto per il 98% da parti originali. Le pochissime parti mancanti sono state ricostruite con grande precisione. Il Vasa, lungo 69 metri e alto 48, era l'orgoglio della corona svedese e oggi, dopo più di 60 anni dal suo recupero, attira moltissimi visitatori, anche dall'estero, tanto che è il museo più visitato in Svezia. Lasciato il Museo del Vasa, proseguiamo la nostra camminata sull'isola dove si trova anche il Nordiska Museet, il museo di storia culturale svedese all'interno di un castello del 1700. Continuando l'esplorazione dell'isola di Djurgården potete arrivare a Skansen, il primo museo all'aperto al mondo, voluto da Arthur Hazelius, che nel 1891 fece arrivare qui da tutta la Svezia 150 edifici di interesse storico con l'intento di preservare la memoria della cultura svedese. Nelle case potrete trovare molte persone in abiti tradizionali, che vi spiegheranno anche in inglese come si viveva in Svezia nei vari periodi storici. E tutti gli oggetti che si vedono sono originali, perché imprestati dal Museo Nazionale Svedese. E per i bambini c'è anche un piccolo zoo. Sempre sulla stessa isola si trova anche il Gröna Lund, un parco divertimenti nato alla fine del 1800 e che oggi, seppur piccolo, ha decine di attrazioni per il divertimento di adulti e bambini. Lasciamo l'isola di Djurgården approfittando ancora una volta del traghetto per arrivare in pochi minuti all'isola Skeppsholmen e poi proseguire verso Kastelholmen, due piccole isole nel mezzo del Mar Baltico. Arrivati sull'isola però, facciamo una piccola deviazione verso il ponte con la corona d'oro, che ci permette di ammirare Gamla Stan da un nuovo punto di vista. Per poi incamminarci verso il centro dell'isola, una piacevole passeggiata nella tranquillità di un'isola fuori dal centro. Cercando il Museo di Arte Moderna, ci ritroviamo nel mezzo del coloratissimo parco delle sculture, realizzate tra gli anni 60 e gli anni 2000. Vi sono alcune realizzate da Pablo Picasso, ma la collina è dominata da Fantastic Paradise, un gruppo di numerose sculture degli anni 60 che rappresentano alberi e animali fantastici. Tutte queste installazioni conferiscono alla collina un aspetto allegro e moderno, e oltre la collina si arriva subito al Moderna Museet, all'interno del quale potrete trovare molte esposizioni di arte moderna. Sempre a piedi si può arrivare in pochi minuti all'isoletta dominata dall'alto dal Kastellet, una bella fortificazione creata nel 1600 con funzione difensiva e usata oggi per matrimoni o congressi. Con la preziosa ASL Card si può prendere la metro e ci si può concedere una visita fuori città decisamente poco turistica. Andiamo a visitare un cimitero che è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1994.
Il suo nome è davvero difficile da pronunciare, ma si può facilmente tradurre in cimitero nel bosco. Fin dall'ingresso, la grande croce in granito in cima alla collina e il prato verde che avevamo davanti ci ha lasciati senza parole. L'edificio più grande è il crematorio forestale, che oggi non viene più utilizzato, mentre si può ammirare al centro la scultura della Resurrezione e da qui una bella veduta del laghetto e della collina. In lontananza, un bosco con più di 10.000 pini accoglie le tombe che sono tutte uguali e di dimensioni ridotte, per sottolineare l'uguaglianza di fronte alla morte. Nel bosco vivono anche vari animali in armonia con l'ambiente, come volpi, scoiattoli e anche qualche capriolo. Nel 1920 Stoccolma iniziò a costruire un nuovo cimitero e quello che vediamo oggi, dopo vari ampliamenti, è stato definito un magico luogo di riposo in mezzo alla natura. Anche Greta Garbo, nata a Stoccolma e morta a New York, è stata portata in questo cimitero per riposare in eterno nella sua città natale. Sempre con la pratica metropolitana è possibile arrivare al castello Drottningholm, l'attuale residenza della famiglia reale di Svezia, a circa 10 km dal centro di Stoccolma. Il palazzo, tutelato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, fu commissionato all'architetto Nicodemus Tessin il Vecchio nel 1662 e l'imponente scalone d'ingresso accoglie il visitatore con lo stile degno di un castello reale. La prima regina del castello fu Edvige Eleonora e la sua camera da letto era sicuramente all'altezza di Sua Maestà. La sala da ballo è ampia e arricchita dai ritratti dei reali che abitarono il castello nel corso dei secoli. La biblioteca è stata voluta dalla regina Luisa Ulrica e comprendeva oltre 2000 volumi, che poi sono stati in parte trasferiti nella Biblioteca Reale di Stoccolma. Alcune sale del castello affacciano sullo splendido giardino, che viene costantemente curato da giardinieri esperti. Anche i giardini sono stati progettati dagli architetti Tessin, ispirandosi ai castelli francesi, e ci sono fontane, sculture e siepi disposte in modo curato e rigoroso. Ed è molto piacevole passeggiare tranquillamente tra gli alberi e i vialetti fino a raggiungere il padiglione cinese. Questo piccolo palazzo fu un regalo di compleanno alla regina Luisa Ulrica da parte di suo marito, che lo aveva fatto costruire in segreto per racchiudere i numerosi oggetti portati dalla Cina. Purtroppo la nostra visita alla città sta volgendo al termine, ma con una breve camminata arriviamo a Monte Ljusvagen, una collina da cui ammirare un bel panorama e raccogliere ancora qualche bella foto da portare a casa come ricordo.